Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Vietnam e visto il caldo estivo che avanza ho deciso di preparare un'insalata. Un'insalata molto particolare ma soprattutto gustosa. Sto parlando del Bún Bò Sao, ovvero dell'insalata di manzo con noodles di riso. A dire la verità, questa non è la ricetta originale vietnamita, è una mia versione, una versione modificata. Ho infatti aggiunto alcuni ingredienti, ne ho tolti altri e ho cambiato praticamente tutto il condimento, quindi è una ricetta più fusion che una vera ricetta vietnamita. In ogni caso ve la consiglio perché è veramente buona, gustosa e facile da preparare. Oltretutto presenterò la pietanza, la impiatterò in due modi differenti, uno più veloce e sbrigativo e l'altro più ordinato e esteticamente più bello da vedere. Non ci resta quindi che andare a vedere tutti gli ingredienti che compongono la ricetta e poi mettiamoci al lavoro! Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per comporre l'insalata ci serviranno 200 g di controfiletto di manzo, 50 g di vermicelli di riso preventivamente reidratati, 80 g di piselli mangiatutto, 100 g di castagne d'acqua in scatola affettate, 2 peperoncini bicolori dolci, 150 g di cetriolo, 6 belle foglie di insalata verde, un po' di coriandolo fresco, un po' di menta fresca, un cucchiaio di condimento Golden Mountain oppure della salsa di pesce, olio di sesamo, olio di semi e sale e pepe quanto basta. Per la citronette al lime avremo bisogno del succo di un lime, dell'olio di semi, circa il triplo del succo di lime, mezzo cucchiaino di senape, un cucchiaino di miele e sale e pepe quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 3 fasi. La preparazione di tutti gli elementi dell'insalata, la preparazione della citronette e per finire gli impiattamenti. Cominciamo col preparare i componenti. Facciamo bollire una pentola d'acqua salata e aggiungiamo i piselli. Mescoliamoli e cuciniamoli un minuto, quindi scoliamoli e tuffiamoli in una terrina di acqua ghiacciata. Lasciamoli raffreddare completamente, quindi scoliamoli e riserviamo. Nella stessa acqua di cottura ancora bollente aggiungiamo i noodles riidratati e lasciamoli in ammollo un minuto. Fatto questo, tuffiamoli in acqua ghiacciata e raffreddiamoli completamente, quindi scoliamoli e riserviamo. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo un goccio di olio. Una volta caldo, mettiamo le castagne d'acqua affettate. Aggiungiamo sale e pepe e cuociamole 2 minuti. Passato questo tempo, quando cominceranno a colorare, giriamole e continuiamo la cottura per un ulteriore minuto. Fatto questo, togliamo la padella dal fuoco e lasciamo raffreddare. Aggiungiamo al pezzo di carne un cucchiaio di condimento Golden Mountain, un po' di olio di sesamo e massaggiamo bene il tutto, in modo che il controfiletto sia completamente ricoperto. Quindi lasciamo riposare 30 minuti. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo un goccio di olio. Con un pezzo di Scottex distribuiamolo bene su tutta la superficie. Una volta la padella ben calda, mettiamo la carne. Aggiungiamo sale e pepe. Schiacciamo leggermente con la mano in modo che aderisca alla padella, quindi lasciamo cuocere un minuto. Passato questo tempo, giriamo il controfiletto. Aggiungiamo sale e pepe, schiacciamolo leggermente come in precedenza e cuciniamolo per un ulteriore minuto. Togliamolo quindi dalla padella e avvolgiamolo completamente in un foglio di alluminio. Lasciamolo riposare 2 minuti. Adesso posizioniamolo su un tagliere e con l'utilizzo di un coltello affilato tagliamolo a fettine molto sottili. Una volta fatto, riserviamo a parte. Con l'ausilio della parte esterna del pelapatate pratichiamo dei solchi sulla buccia del cetriolo, nel senso della lunghezza, ripetendo l'operazione su tutta la sua superficie. Tagliamo ora il cetriolo in 2 e con l'aiuto di un cucchiaino eliminiamo i semi, raschiando poi l'interno dell'ortaggio in modo da renderlo liscio e uniforme. Terminiamo la preparazione affettando il cetriolo. Una volta fatto, riserviamo a parte. Eliminiamo il picciolo del peperoncino e tagliamolo finemente in diagonale. Ripetiamo l'operazione per il peperoncino giallo, quindi riserviamo a parte. Per preparare la citronette mettiamo la senape in una tazza. Aggiungiamo il miele, il sale, il pepe, il succo di lime e mescoliamo bene con una frusta. Aggiungiamo ora lentamente un po' di olio a filo
e emulsioniamolo sbattendo la frusta. Continuiamo ad aggiungere l'olio a filo a piccole dosi, sempre sbattendo, fino ad ottenere una buona emulsione. Aggiungiamo quindi qualche goccia di olio di sesamo e sbattendo integriamola al resto. Il risultato finale dovrà essere un liquido leggermente denso. Versiamo ora il preparato in un dosatore per salse che agiteremo prima di ogni utilizzo, quindi riserviamo. E ora che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, possiamo dedicarci tranquillamente all'impiattamento. Cominciamo con l'impiattamento rapido. Posizioniamo un po' di insalata spezzata nel fondo di una tazza. Aggiungiamo i cetrioli, i piselli lungo il bordo del recipiente e un po' di vermicelli leggermente tagliuzzati. Coloriamo il piatto con qualche fettina di peperoncino. Aggiungiamo il ventaglio di fette di carne e un po' di castagne d'acqua in un angolo. Condiamo il tutto con abbondante salsa e per finire aggiungiamo qualche foglia di menta e di coriandolo per profumare. E la prima versione del Bún Bò Sao è pronta per essere degustata. Procediamo ora con l'impiattamento più meticoloso. Posizioniamo in un angolo del piatto insalata e vermicelli mescolati e già conditi. Posizioniamo quindi in parte il ventaglio di carne, ripetiamo l'operazione giusto accanto con i piselli, accavalliamo ordinatamente le castagne d'acqua creando una fila, con le fettine di cetriolo sovrapposte creiamo una specie di cornice per l'insalata, coloriamo il piatto con le fettine di peperoncino, aggiungiamo un mazzetto di coriandolo e menta per dare volume e terminiamo il tutto con la salsa al lime. E anche la seconda versione del Bún Bò Sao è pronta per essere degustata. Annong mien! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa versione personalizzata del Bún Bò Sao, ovvero quest'insalata di vermicelli di riso e manzo alla vietnamita. Come avete visto, tutto molto semplice, basta preparare ogni ingrediente separatamente e poi alla fine si unisce il tutto. Per la presentazione è tutto molto variabile e va a gusti, se non avete tempo potete anche mescolare veramente tutto insieme, però per i maniaci fascisti dell'ordine magari impiattare in modo ordinato e corretto può essere molto più piacevole. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, non so più cosa fare, non so più come dirvelo, siete comunque ancora in tempo, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!